Ciao, ciao ragazzi, bentornati su IVS, io sono Fabrizio, il cofondatore di Italian War Spotter e oggi siamo qui in compagnia di Fabrizio Bonamassa, Head of Design di Bulgari. Buongiorno a tutti. Bene, oggi andremo a parlare un po' della collezione Octo e dell'esperienza di Fabrizio in Bulgari. E io vorrei sapere un pochino come è nata la tua carriera in Bulgari, come è iniziato? Allora, parliamo del 2001, quindi ormai sono 20 20 anni e all'inizio è stata una cosa piuttosto così, ho provato, io ero in Fiat e a un certo punto decisi di cambiare completamente oggetto da disegnare. Quindi dalle automobili che hanno una scala molto grande con una complessità elevatissima a orologi che hanno una complessità elevatissima e una scala molto più piccola. E semplicemente mandai dei disegni all'ufficio stile all'epoca di Bulgari a Roma e dopo qualche settimana feci un colloquio con all'epoca il presidente, che è Paolo Bulgari, che ancora oggi è in azienda ed è ancora una parte importante della parte gemmologica, acquisto pietre, e della parte gioielleria ovviamente. E circa 10 anni fa ho deciso di trasferirmi in Svizzera per realizzare poi gli oggetti che vediamo oggi. Lì abbiamo una manifattura dove realizziamo quadranti, casse, bracciali e movimenti, ormai da circa 20 anni, ed è un po' il frutto di gli sforzi che abbiamo fatto negli investimenti per avere poi questi risultati. Certo, perché oggi siamo arrivati a 7 record. Sì, che 7 sono- record come nella categoria orologio più sottile. Sì, sì. E l'ultimo record è stato appunto il calendario perpetuo. Io devo dire che sono un grande fan di questo orologio. La prima volta che l'ho visto degli sketch prima di vedere l'orologio e ho notato che non c'erano le fasi lunari. E questa cosa devo dire che mi ha un po' intrigato perché siamo abituati a vedere i calendari perpetui con tutte le indicazioni del calendario più le fasi lunari. In questo caso non ci sono. Come mai? Perché questa scelta? Non le abbiamo mai contemplate, in particolare le fasi di luna. Per noi l'orologio finissimo è un orologio molto moderno, contemporaneo, quindi se dobbiamo mettere le fasi di luna lo dobbiamo fare in un modo diverso rispetto a tutti gli altri. Finissimo alla base come concetto è una grande complicazione che si può usare tutti i giorni, perché quando parli di orologio ultrapiatto, anche se è semplicemente un'ora minuti secondi, è una grande complicazione. Quindi l'idea era di avere 2 contatori per il giorno e il mese, un piccolo contatore per l'anno bisestile e poi la data, che è la cosa più complicata, perché all'interno di un piccolo contatore è il maggior numero di informazioni che hai in una superficie molto piccola. Quindi all'inizio volevamo una lancetta centrale per avere i numeri che girassero attorno al quadrante, ma avendo un'apertura ottagonale avresti avuto la lancetta molto vicina al numero in una determinata posizione e molto lontana. Quindi non andava bene, poi aumentava lo spessore perché aggiungevi una lancetta sul perno centrale del movimento e quindi sull'asse, quindi non andava bene. Quindi dovevamo decentrarla per forza, ma non volevamo un piccolo contatore, quindi abbiamo pensato di fare un grande contatore retrogrado, come un po' anche nella storia della marca e come anche un po' nella tradizione della Manufacture des Horlogeries che abbiamo comprato ormai nel 99. Ed è caratterizzata da questi 2 grandissimi marchi che sono Daniel Roth e Gerald Genta, uno in particolare molto, molto riconoscibile per l'affichage retrogrado o biretro. Quindi è un po' qualcosa che fa parte del nostro DNA e soprattutto serviva allo scopo perché ci dava la possibilità di avere un grande contatore con dei numeri leggibili e di tenere lo spessore minimo di cui avevamo bisogno. Assolutamente. Diciamo che avete recuperato, magari non come fase lunare, però avete recuperato la forma della luna nel Tadao Ando. Sì, un oggetto diverso, Tadao Ando non è una fase lunare, però è il concetto poetico che c'è dietro. Molto complicato lavorare con Tadao, anche se molto affascinante. Già la possibilità di andarlo a trovare nel suo studio ad Osaka è
un'esperienza che come designer diciamo che è abbastanza appagante, perché è la tipica architettura giapponese, quindi con una pianta molto regolare, piccola, sviluppata in altezza. Quindi sono 4 piani di libri, modelli, disegni attaccati al muro, con una scala strettissima che fa il giro di un pilastro per arrivare al piano di sopra. Quindi ci siamo incontrati, io sono arrivato lì ingenuamente con delle proposte per cercare di facilitargli il lavoro a lui e anche a noi che dovevamo fare l'orologio. Le cose sono state molto apprezzate, però a un certo punto lui mi ha detto: io sono stato colpito dalla prima foto della NASA che è stata pubblicata riguardo al buco nero. Finalmente sono riusciti a fotografare un buco nero. E siccome all'interno del buco nero non c'è né lo spazio né il tempo, e qui parliamo di orologio che ti dice l'ora, io vorrei fare un orologio con il buco nero. Poi in Bulgari noi siamo molto affascinati dagli oggetti e dagli opposti, quindi oggetti che apparentemente non stanno bene assieme. Ed è la storia della marca fatta del tubo della doccia che diventa un'icona del lusso, quindi il tubo gas è proprio un oggetto di industrial design che però solo Bulgari riesce a trasformare in un oggetto, in un'icona del lusso. Quindi il fatto di parlare di un elemento che è il più grande che esiste nell'universo all'interno di uno degli orologi più sottili del mondo dell'orologeria era qualcosa che ci affascinava. Non sapevamo come fare, quindi gli abbiamo lasciato un po' carta bianca e lui è arrivato dopo qualche mese con un disegno di questa spirale decentrata rispetto alla lancetta dei piccoli secondi, che era di per sé già un exploit grafico. E poi aveva lasciato il 12, gli indici, il logo Bulgari, quindi io ho detto: ma Tadao, dobbiamo togliere tutto perché sta roba non serve, l'orologio è già di per sé molto riconoscibile, questo è il tuo quadrante. E lui è rimasto colpito perché ha detto: non pensavo fosse possibile togliere il logo, togliere il vostro 12, e io ho detto sì, lo dobbiamo fare perché per noi è importante anche per il racconto che c'è dietro e per l'esaltazione del tuo concetto grafico. L'orologio è stato un grandissimo successo, venduti in pochi giorni in Giappone perché era un'esclusiva per il Japan, e poi abbiamo deciso di fare la seconda versione. Questa volta lui ha detto però dal buco nero inizia ad uscire la vita, e quindi c'è uno spicchio di luna messo in una determinata posizione del quadrante che di per sé per me è la sintesi dell'estetica giapponese, quindi dentro sembra un quadrante che sembra un giardino zen, con tutte queste righe nere su un fondo blu scuro, con una falce, veramente una porzione di luna dorata, quindi che si vede che esce dal centro del buco nero, però è posizionata in un determinato posto. Era una determinata parte, un determinato numero di produzioni destinati al Giappone e poi il resto per il resto del mondo, sì, la distribuzione generale, però penso che sia anche questo esaurito. Molto enigmatico, diciamo, come orologio. Molto giapponese come estetica, molto bella la storia, e dietro poi c'è un architetto tra i più importanti. Assolutamente. E invece parlando dei record, io mi sono sempre chiesto perché ovviamente un record dopo l'altro rendono Bulgari e la portano a fare testa a testa con marchi che di orologi magari ne vivevano da più tempo. E come pensate di continuare a consolidare la collezione Octo Finissimo? Cioè, una volta che finiranno i record, cosa... Sai, una volta che finiscono i record rimane... No, ne vengono fuori altri, nel senso che noi quando siamo partiti in questa avventura di Octo Finissimo eravamo un po' da soli, perché sul mercato c'erano orologi che erano sempre gli stessi da 20-30 anni. Diciamo che la grossa evoluzione che ha avuto l'orologio ultrapiatto dopo Finissimo è stata quella di un po' rinverdire questo segmento, ma soprattutto è stato per la prima volta un orologio ultrapiatto considerato molto formale, un po' tuxedo watch, per la prima volta con un design moderno, sportivo, quindi prima di tutto con un bracciale, poi con dei materiali come il titanio sabbiato o il carbonio. Quindi abbiamo un po' ricreato questo segmento e abbiamo visto che ci hanno seguito un po' di marchi importanti che fanno orologi da molto più tempo di noi. Poi durante una delle serate del Grand Prix dell'orologeria di Ginevra, un importantissimo
esponente dell'orologeria svizzera, a un certo punto mi ha detto: Fabrizio, ciao, complimenti, grazie. E io dico: buonasera, grazie a lei che mi fa i complimenti. Dice: no, grazie a voi perché adesso abbiamo un challenge. Abbiamo una sfida e quindi si è un po', no, si è riattivato il volano. Noi abbiamo fatto dei record che poi sono stati battuti, abbiamo fatto degli altri record, qualcuno farà degli orologi più sottili dei nostri. Noi non siamo ossessionati dal record. Noi a un certo punto decidiamo di realizzare un prodotto e se riusciamo a farlo più sottile siamo contenti, ma non è che siamo ossessionati dall'orologio più sottile che c'è. Quindi è un po' questo, probabilmente alcuni di questi record verranno battuti e vedremo se sarà il caso di provare a farne altri oppure no, non è assolutamente necessario. Diciamo che il record è un risultato, cioè non Esatto. si cerca il record, Esatto. ma alla fine se uno lavora bene riuscirà anche a batterli. Parlando invece di Octo Finissimo, comunque ha sempre avuto dei meccanismi automatici e non si è mai, cioè si è mai pensato di produrre un quarzo, magari su delle misure più sottili, magari un po', a me viene per esempio in mente l'elegante di Journa che è molto distante alla fine dalle creazioni di François-Paul Journa. Avete mai pensato a qualcosa del genere in Bulgari? Diciamo che Octo Finissimo è un po' nato, l'esigenza era quella di avere un orologio meccanico, quindi all'inizio abbiamo fatto un tourbillon manuale, poi un orologio, poi una ripetizione minuti manuale, poi l'automatico. Non abbiamo mai pensato ad un quarzo, onestamente, perché la bandiera del finissimo è un po' questa capacità di eseguire dei movimenti meccanici ultrapiatti, scheletrati, manuali, automatici con varie complicazioni. Il primo orologio di successo di Bulgari nel 1974 è stato il Bulgari Roma con movimento al quarzo digitale. È stata la grande intuizione di Gianni Bulgari di combinare assieme il trend più importante dell'orologeria di quel momento con l'orologio di lusso. Non esisteva un orologio digitale con una cassa in oro. E quindi lui ha messo assieme questi due mondi e ha fatto un orologio in oro con un movimento digitale per solo 100 amici della marca, quindi non lo potevi neanche comprare, te lo dovevano regalare. Pazzesco. Quindi di nuovo vedi gli opposti che a un certo punto creano un oggetto inaspettato. Finissimo al quarzo onestamente non è mai stato nei nostri pensieri e devo dire che è un po' un controsenso Sì, perché la lontano. difficoltà è quella di realizzare un movimento meccanico ultrapiatto. Certo. I movimenti al quarzo sono già di per sé molto molto sottili, la cosa più spessa è la batteria, quindi adesso poi con i nuovi sistemi che ci sono è anche quello un problema minore, però diciamo che non abbiamo mai pensato di farlo e non penso che sarà un Octo Finissimo che vedremo in un futuro prossimo. Ok, interessante comunque anche vedere così un altro lato, diciamo, di Bulgari. Per quanto riguarda invece le dimensioni, quindi io parlando con vari amici, anche all'interno del nostro team, c'è sempre stata l'idea di vedere magari l'Octo in una versione da 36, da 38. Allora, ad oggi non abbiamo un movimento che ci permette di realizzare un orologio più piccolo di questo. Se voi prendete l'automatico e lo girate, vedete che sull'asse 12, 6, 3 e 9 siamo al minimo indispensabile. L'orologio è di forma quadrangolare, quindi sembra più grande della sua dimensione reale, però alla fine, se voi lo vedete sul lato del fondello, lo spazio non ce n'è. Poi anche il cinturino, l'attacco del cinturino entra molto all'interno della cassa, quindi proprio sui 4 assi abbiamo pochissimo spazio. E invece per quanto riguarda gli errori, un po' a volte da delle sviste o comunque da alcuni errori nascono delle grandi idee. C'è stato qualche caso in Bulgari o qualche esempio nella tua carriera in cui
da un errore si è rivelato qualcosa la di... storia dell'octo finissimo automatico, se parliamo del quadrante ad esempio, nasce proprio così. Era previsto lo stesso quadrante della ripetizione minuti, quindi con i numeri forati e gli indici forati, e quando il responsabile dello sviluppo prodotto, Philippe Saltarsky, mi ha detto guarda che sei sicuro perché è un po' strano, e io ho detto guarda io l'orologio ancora non l'ho visto, finito con il quadrante, parliamo di 2 mesi dal lancio, un mese e Quindi mezzo dal proprio lancio, quindi era proprio l'ultima possibilità che avevamo, ma proprio tiratissimo. tiratissima. E io guardo l'orologio e dico no, no, hai ragione, non va. E quindi da lì alla fine è nato il quadrante iconico che abbiamo adesso, con questi 12 e questi indici sottilissimi fatti di decalc non più fresati, ed è stato un grosso improvement che abbiamo dato all'orologio, perché non sarebbe stato né corretto da un punto di vista progettuale né da un punto di vista grafico utilizzare lo stesso quadrante della ripetizione minuti. La ripetizione minuti l'avevamo presentata l'anno prima a Basilea, era stato un grande successo, quindi volevamo, no, prendere quell'estetica lì, ma in realtà poi quando abbiamo visto il prototipo ci siamo resi conto che sarebbe stato un errore e lo abbiamo corretto con la cosa più semplice possibile, come è giusto che sia quando si parla di un orologio ultrapiatto, quindi togliere piuttosto che aggiungere, con questo quadrante che è un po' la signature del finissimo. Certo, perché poi anche sarebbero stati anche visivamente molto simili. Simili, e era una cosa che non volevamo. Certo. Noi parliamo a un audience molto giovane, noi siamo dei ragazzi, siamo un team di ragazzi e parlando comunque con delle persone come te, ci viene sempre da chiedere quale consiglio daresti a un ragazzo come noi o comunque a delle ragazze come noi che vogliono intraprendere una carriera nel design, sia a livello di orologeria che magari al di fuori. Guarda, alla fine disegnare un orologio, un'automobile, scusate, o una sedia sembra incredibile, ma è la stessa cosa. Devi conoscere, comprendere la tecnologia specifica di un settore, e quindi nelle sedie utilizzano il legno piuttosto che il titanio che utilizziamo negli orologi. Poi è chiaro che esistono orologi in legno e sedie di titanio, però diciamo che non è proprio quello che ti aspetti da questi due prodotti. E poi essere curiosi, è importante saper disegnare, ma è importante perché se tu sai disegnare vuol dire che hai molto chiaro in testa quello che vuoi realizzare. E la cosa più difficile è immaginare un oggetto che non esiste. Poi se parliamo di un aeroplano, una spilla da balia o un orologio, il processo creativo che c'è dietro è sempre lo stesso. Quindi essere molto curiosi, essere molto colti per quanto riguarda l'oggetto ed essere appassionati di qualcosa, e poi esercitarsi e studiare Vabbè, è il tanto. solito alla fine. Però tanta passione e tanta curiosità. La domanda alla fine è sempre la stessa: perché un cliente o una persona deve usare un oggetto disegnato da noi? Quindi perché devo comprare quella sedia, o perché devo comprare quella macchina fotografica, o perché devo comprare l'octo finissimo. L'octo finissimo lo compri perché per la prima volta hai combinato assieme l'orologeria classica in chiave moderna per quanto riguarda il movimento con un'estetica che non esisteva. Quindi quando tu riesci a capire qual è il bisogno del cliente, alla fine riesci a realizzare un oggetto che ha senso nel mercato e che ha senso per per una determinata fascia di utenza. Quindi io realizzo oggetti che la gente deve usare. La differenza tra l'arte e il disegno industriale è che l'arte tu la metti nel salotto se ti piace, se non ti piace è un problema tuo, è l'espressione artistica di una persona. Ma quando tu disegni oggetti che qualcuno deve utilizzare, la questione è perché una persona deve utilizzare un oggetto disegnato da me. Quindi serve comunque un contenuto importante alla base. Assolutamente, deve essere un oggetto, per prima cosa deve essere funzionale. Deve essere funzionale, deve essere anche bello. un bisogno, alla fine deve rispondere ad un bisogno del mercato.
Assolutamente. Bene ragazzi, è stata una bellissima chiacchierata, grazie Fabrizio di essere stato con noi e grazie a voi di essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video. Grazie a voi, è stato un piacere, spero di rivedervi presto, dai. Tanto ormai ricominciamo piano piano Assolutamente. a fare delle cose fisiche, non più digitali, via Zoom. Esatto. A presto. Ciao a tutti.